Ogni mito ha le sue regole. Deve avere un gruppo di uomini per cui tifare e uno spazio conteso da avversari di grande valore. Deve avere una caduta e un trionfo. Se l'Inter della stagione 1988-89 è diventata un mito, è perché ha vissuto dentro tutte le sue regole. La forza di un gruppo, la Serie A più competitiva di sempre, il passo falso e la corsa inarrestabile. È l'Inter di una generazione intera di tifosi di calcio, un evento che è diventato un record dentro cui vive una leggenda. 6 nuovi innesti per superare i propri limiti, cambiare per sconvolgere. L'Inter che si prepara alla stagione 1988-1989 è la terza Inter con Trapattoni in panchina. È già l'Inter di Zenga, di Bergomi, di Ferri, Matteoli, Mandorlini e Serena e diventa l'Inter di Bianchi, di Nicola Berti, di Ramon Diaz e dei due tedeschi del Bayern Monaco, Andy Brehme e Lothar Matthaus. È una squadra forte, ma per diventare fortissima ha bisogno di una sconfitta e di un patto. Venivano eliminati credo dalla Fiorentina, sì, mi sembra, in Coppa Italia. Perdiamo 4-3 e ancora lì la stampa contro il Tra, via, deve andare via. Ci furono subito delle contestazioni. Ci fu una riunione allenatore-squadra in campo ad Appiano Gentile. Mi ricordo che il Tra, quasi con le lacrime agli occhi, gli giornalisti siamo tutti con lei. Veramente lì capimmo tutti quanti che potevamo fare qualcosa di grande. L'eliminazione lì invece creò questo gruppo. E da lì è partita questa cavalcata. Di un inizio magari non proprio convincente, ma si vedeva che eravamo già avviati e che era un finale, ecco, oserei un termine un po' travolgente. Ecco. E la fortuna fu che il campionato iniziò il 9 ottobre. I don't quit until I'm dead. This is it, give my best until I reach my last breath. I don't quit until the end. I admit I may swing, I may miss, but I don't quit. Mi sembra che tutto sommato abbiamo meritato di vincere, anche se c'è stata una traversa dell'Ascoli, però credo che noi 3-4 palle gol li abbiamo costruite sul terreno di gioco. Primo tempo andammo sotto 1-0 con gol di Bernazzani del Pisa, ma noi giocavamo un primo tempo fantastico, sempre all'attacco, abbiamo avuto credo 4-5 occasioni. Nell'intervallo Pellegrini venne nello spogliatoio e io gli dissi, guarda, era preoccupato il presidente, anche lui come i tifosi, perché ha detto qui ritorniamo alle solite storie, vinciamo una partita, ne perdiamo un'altra. No, ho detto guardi, quest'anno vinciamo il campionato perché la squadra è fortissima. Molto coraggio e questo molto importante per partita e vincere 4-1 con coraggio, con fortuna we can win questo campionato, no fortuna no vincere. L'intenzione è sempre stata quella di costruire squadre forti e credo che nei miei 10 anni di presidenza
l'Inter sia sempre stata antagonista della squadra che poi ha vinto lo scudetto. Trapattoni, che io avevo conosciuto a Villaperosa quando la Pellegrini era proprietaria dell'albergo di Villaperosa, è stato un uomo importante nella mia gestione, perché intanto ci conoscevamo, poi io e lui parlavamo in dialetto e quindi ci capivamo molto bene. Un grande esperto di calcio, di giocatori. Stilammo una lista di nomi con delle varie scalette dei ruoli e devo dire che con grande soddisfazione, con l'aiuto del Presidente, perché ci ha sostenuto in tutto, siamo arrivati con 8 giocatori, 7 giocatori programmati. Ci fu questa telefonata a casa che rispose mia madre e mi disse: guarda che c'è Trapattoni al telefono. Io sinceramente pensavo fosse uno scherzo di un mio amico, perché comunque era già da un po' di tempo che erano venute fuori queste richieste sui giornali di Inter, Juve, Napoli, così, quindi avevo pensato all'inizio a uno scherzo. È una squadra perfettamente costruita e che dopo un inizio un po' così, dopo piano piano ha preso fiducia nei suoi mezzi e in certe partite era travolgente. Più da tifoso, di calcio, mi piacevano i rapporti con questi campioni che mi davano anche soddisfazioni, qualche volta qualche dispiacere, ma insomma tutto sommato io sono soddisfatto del rapporto che ho avuto sempre con tutti. Questo è un Inter che vuole andare lontano, un Inter che gioca col cuore, un Inter che ce la mette tutta. Il primo tempo oggi abbiamo giocato molto bene, potevamo già concludere la partita. Ci è andata bene il primo tempo, è rimasto solo 1-0. Il secondo tempo abbiamo tentato, abbiamo forse fatto più gioco noi, però l'Inter era molto pericoloso sempre in contropiede. È bello proprio perché si è amici, no? Certe partite servono anche a questo. Ti auguro di fare delle grandi parate, però di non arrivare a riuscire a prendere un paio di tiri. Se vinco lo invito a cena. Non posso, devo tornare subito a casa. È vero che loro magari potevano pensare che quell'anno, anche se mi tiravano con le bombe a mano, non facevano gol, però è altrettanto vero che io avevo davanti della gente che veramente era importante, veramente sapeva come giocare. In tutti i reparti siamo stati molto convincenti, a partire dalla difesa che è stata molto criticata in questo avvio di stagione, ha dimostrato oggi con impegni veri importanti, quando c'è la concentrazione giusta, che insomma è sempre a difesa dell'Inter. Io con Beppe
trascorso gran parte della mia adolescenza, anche perché ci siamo visti al Provino dell'Inter nel 77, dove ci fu un susseguirsi di provini e presero due di noi, eravamo io e lui. Io tra l'altro mi girai verso di lui e pensavo fosse l'autista del pullman o un ragazzo della primavera, perché aveva già questi baffi sviluppati, quindi quest'aria seria, no? Seriosa. Quindi con lui ho passato veramente tanti anni della mia vita. È uno dei migliori del mondo, era 1 contro 1, era eccezionale. Le qualità di Beppe, Bergomi, credo siano state le qualità in generale, la serietà, il grande lavoro, la voglia di migliorare, buone qualità fisiche e grande dedizione. Bergomi è stato stupendo in tutti i sensi, ecco. Un uomo, grande giocatore, ma anche un ragazzo, un uomo vero. Zio Bergomi era uno dei migliori con chi io ho giocato in mia vita. Anticipo secco, nettissimo di Berti, contropiedi ancora, Berti, tiro e gol, straordinario gol di Berti, eccezionale. Inginocchiandomi sotto, cioè, nevicava, c'era anche mio povero padre ancora in vita, che era lì a Monaco, un'emozione straordinaria, un gol straordinario, me lo ricordano sempre. Poi dopo però viene sempre la battuta fuori dopo, però il ritorno è così, però il gesto rimarrà sempre come uno dei gol più belli dell'Inter. Ragazzi, adesso possiamo dirlo, il gol con il Bayern è un incubo, perché poi lui le tentava tutte le volte, capito? Cioè lui da quel gol lì, che è stato un gol fantastico, straordinario, da premio Nobel, lui tutte le volte che prendeva la palla voleva fare la stessa cosa. E alla piena di tempo ha detto guarda che ti apriamo anche i cancelli, prosegui per la tangenziale, prendi la Milano-Como. Yo, I'm tired of laying down for the man, y'all. It's time that we stand up. It's time we put our fists up. We gotta man up. Let's buck the system, yo. I work 50 hours a week for peanuts. Then on Friday they give me the broom to clean up. I'm tired of being treated like a slave. Mr. Charlie, my time's worth more than minimum wage. My girl bugging, she said I ain't earning enough. My boss bugging, he said I ain't learning enough. Nicolino, Nicola Berti, cavallo pazzo, come veniva definito dai più. È stato un giocatore importante per l'Inter dei record, ma anche per gli anni in cui ha giocato nella squadra. Aveva un fisico fantastico, riusciva a galoppare per 70-80 metri e far gol in solitario, non aveva una tecnica sopraffina, però ecco, la forza di Nicola è sempre stata il fisico e la non paura di niente. È stata una lieta sorpresa, sia dal punto di vista di compagno di squadra, e come chiaramente professionista e come giocatore, perché incise tantissimo, un trascinatore dal punto di vista anche della mimica, no? Perché come lui andava sempre a festeggiare in maniera esaltante, coinvolgeva il pubblico, era uno che veramente si faceva voler bene e poi dava l'anima. Aveva chiaramente per tanti magari delle carenze dal punto di vista tecnico, ma che sopperiva per la grande voglia, la grande generosità che metteva su ogni pallone. Nicola Berti era fenomenale per il tifoso nerazzurro, perché vuole quello. Il tifoso nerazzurro, io dico sempre che arrivava, date tutto, giocate con il cuore, il tifoso dell'Inter vi segue e vi porterà sempre in alto. Mi vedono e cominciano a fare il coro, Nicola Berti faccio un gol,
E io vedo questa scena bellissima che c'è tutta la curva nord che si sposta verso gli Arancio, cioè, madonna, ma io mi veniva da piangere, mio figlio che non capiva perché, cosa succede? Non vi dovete fare emozionare così, ragazzi, ve lo dico, pazzesco, viene la pelle d'oca anche ancora adesso, bello. Abbiamo giocato per vincere, magari abbiamo un po' faticato nel secondo tempo, ma tutto sommato penso che siamo in testa e siamo contenti. Credo che lo spirito con il quale abbiamo affrontato questa gara, delicatissima anche per la settimana che abbiamo davanti, pazzesca, cioè, si fece male il Breme, prendemmo 3 gol in 15 minuti, poi riuscimmo a fare gol con assist mio, gol di Serena a 1 minuto dalla fine del primo tempo, poi abbiamo avuto un secondo tempo straordinario che abbiamo attaccato perché ci bastava solo un gol. Sono delle partite che non puoi dire niente perché abbiamo dato tutto, cioè, sono delle sconfitte che poi dopo rivedendole ti inorgogliosiscono, ma perché hai dato tutto, cioè non c'era più niente da... Cioè è così. Giocammo anche abbastanza bene, fummo sfortunati, il trap non cambiò subito, quando Breme si infortunò aspettò un po' di minuti a vedere se Andy fosse riuscito a farcela, ma lì insomma in quei 6 minuti ci giocammo la partita, anche se poi io feci gol al 45esimo 3-1 e nella seconda parte avevamo ancora delle occasioni enormi, non riuscimmo a mettere la palla dentro per poco e lì dopo 3 giorni c'era il derby, insomma il derby col Milan campione d'Italia non era una cosa da poco conto. Il derby quell'anno è una sfida tra rivoluzionari. I rivoluzionari che stanno innovando il calcio contro i rivoluzionari che vogliono cambiare le sue gerarchie. Si gioca per dominare Milano e per conquistare l'Italia. È calcio a livelli più alti e opera degna del teatro più bello. Tu sali sul ring con Tyson e dici vediamo un attimino dove riesco a nascondere un attimino, a limitare i danni e poi quando posso lo colpisco. Ti dà una possibilità di metterlo KO. In quel caso siamo stati molto bravi con Beppe che sulla destra poi ha servito questo pallone per Aldo e insomma ci siamo tolti quelle soddisfazioni che tutto sommato aumentava l'autostima, aumentava la credibilità nei propri mezzi e quindi siamo riusciti poi a cogliere un risultato importante. Per noi era importantissimo perché intorno a noi si era creato prima della partita col Bayern a Milano un ambiente veramente entusiasmante tra i tifosi, tra la società. I colori nerazzurri eravamo tutti uniti e la sconfitta di mercoledì poteva dare poteva un po' rompere un equilibrio che si era creato. Noi eravamo coscienti di questo e abbiamo lottato veramente per 90 minuti oggi, volendo vincere a tutti i costi per ritornare con quell'affidabilità che avevamo prima. Sarà difficile suonare bene ogni domenica, però noi ci proviamo.
Ne ho fatti 4 quest'anno di testa in campionato, mi auguro di farne ancora e decisivi. Serena, 25 gol sicuro. Grande partita, noi, team. Il consiglio è arrivato da Lothar Matthäus. Noi cercavamo un terzino sinistro che avrebbe completato al meglio quella squadra, meglio dire quello squadrone, e Lothar mi disse ce n'è uno in Germania che pur conosco che è formidabile. Andi era un grande amico mio, non solo nell'Inter, anche a Bayern, anche nella squadra tedesca. Cosa ha fatto per l'Inter avete visto tutti. Un giocatore che è arrivato in sordina, tra virgolette, per chi magari non conosceva il calcio internazionale. Noi sapevamo che era un giocatore di qualità, che era un giocatore che indubbiamente era stato protagonista non solo nella squadra di appartenenza ma anche in nazionale. Un giocatore che quando prendeva palla e muoveva la palla la muoveva attraverso delle idee ben precise e delle capacità tecniche sviluppate in maniera incredibile per il ruolo che occupava. Era un regista laterale secondo me, perché quando avevi problemi, preoccupazioni con la palla la davi a lui, e anche se non era aiutato dai compagni, lui col destro e il sinistro sembrava un po' una papera così quando correva, però era fantastico perché ti poteva pescare a 40 metri dalla parte opposta anche se era pressato da 2-3 giocatori. Calciava col destro e col sinistro, era preciso nei suoi lanci, era sempre calmissimo e tranquillo anche nei momenti più terrificanti della partita. Questo era veramente un campionato favoloso. Hanno un grandissimo portiere, questa è la forza dell'Inter. Sicuramente la difesa oggi ha sofferto Antonio, Careca e Carnevale, però dietro di loro stava Senga che ha fatto di tutto. Mi ricordo ancora quando mio papà venne e mi disse guarda che ti ha comprato l'Inter e sai come, non lo so, i salti di gioia, l'emozione più grande. E poi eravamo in 3, io, Ambu e Fumagalli, 3 giocatori, e l'Inter se non sbaglio pagò per tutti e 3 1 milione in materiale, sai, palloni e tutto quanto. E da lì comincia la mia avventura.
come portiere era il numero 1 al mondo, non vi è dubbio, un grandissimo portiere. Poi aveva il suo caratterino un po' particolare, ma credo che questo abbia poco importanza. È stato premiato più volte come miglior portiere al mondo e credo che in quell'occasione non ci fosse molta concorrenza. In quel periodo non vincevamo molto, quindi non eravamo una squadra che era molto evidente sul pianeta europeo e nazionale, e lui invece si metteva in mostra spesso e volentieri con delle parate straordinarie, quindi con questo suo atteggiamento e questo senso della posizione in porta e questo carisma che aveva e che trasmetteva poi a tutta la squadra. Sono contento perché gioco a pallone, faccio la professione che mi piace, gioco nella mia squadra, nella mia città, sono in testa alla classifica, più felice di così. Un campionato straordinario proprio per il come era nato, il come era avvenuta la campagna acquisti estiva, il come si era rafforzato il rapporto tra allenatore e squadra. Quell'anno fu un anno veramente andato in quella maniera lì, e io ripeto, quella partita col Bayern, se noi avessimo avuto in quella serata lì quel briciolo di fortuna che abbiamo avuto all'inizio con l'apposticipo del campionato, probabilmente avremmo fatto un doblete non indifferente. È andata bene, abbiamo sofferto, una squadra robusta, no? She look good, I like to try it on me. Wear her out like a tank top. You would think she was from Bangkok. My chick is always hot, her face hot, her body hot. See how flat her stomach is, see how small her waist got. Got more bounce than the bass got. Got more bounce than the bass got. Truth be told, just the beginning. Either way you slice it though, I'm winning and you lose. It's just pretending I'm spending this money. Fiorentina, che è una squadra che avevo anche anticipato, nonostante la suonata di quest'estate in Coppa Italia, poteva e aveva gli ingredienti per crearci qualche problema. L'Inter è una grandissima squadra, penso che la sconfitta di oggi non possa influire sul loro cammino. Possono sicuramente giocarsi lo scudetto col Napoli, però noi oggi abbiamo disputato una grande partita e penso che il risultato sia giusto. L'Inter riprende a volare. Noi in questo momento guardiamo noi stessi, è chiaro, anche se sul piano egoistico possiamo sperare che magari si avveri quello che qualcuno sostiene riguardo agli avversari.
Spero che la mia virtù continuare a lavorare, ho sofferto tanto, però credo che i risultati verranno sicuramente. Ramon Diaz che è arrivato, che doveva arrivare Mager, e arrivò Ramon Diaz e fece un campionato straordinario. Anche se all'inizio per Breme o per Diaz non c'era questo grande entusiasmo, mentre poi in campo hanno dimostrato di essere dei campioni eccelsi. Poi per fare anche un campionato così ci devono essere anche dei campioni dove andavano oltre quel che erano poi magari anche le loro forze. Con Ramon ci intendavamo a meraviglia, lui era un giocatore che svariava anche sulle fasce, che aveva la dote tecnica, una dote tecnica elevatissima, rapido nei movimenti. Ecco, io facevo da apripista, da ariete, e lui veniva lì a braccare l'area quando io andavo a saltare di testa. Mi sembra 12 o 13 gol da novembre fino alla fine del campionato, fece benissimo, poi è un ragazzo che si era inserito, li volevano bene tutti. Ramon, mi ricordo le lacrime di Ramon Diaz quando se ne andò, sembrava partisse un parente a militare, capito? Penso che il gol di un difensore è sempre una cosa un po' casuale, non è casuale questi fatti che noi proviamo durante la settimana. Ve lo sentite un po' in tasca, un po'? Poco. Non ho paura Milan, non ho paura di Napoli, non ho paura di Juve. Noi buona squadra, buono calciatore e non ho paura per altre squadre. Ja, mister. Juventus forte, a noi più forti. Lothar Matthäus mi era stato consigliato da Carlo Rummenigge. Ricordo che organizzai una cenetta a casa mia con Carle e con Lothar. Però Lothar mi disse: quest'anno, prossimo anno non posso venire. Tra 2 anni ho gioco nell'Inter se lei è sempre d'accordo. Quando mi chiedono lo straniero che ha inciso di più, secondo te chi è stato colui che faceva la differenza? Lothar Matthäus. È stato un grandissimo, perché è stato pallone d'oro, un trascinatore, dava una carica straordinaria. Io riconoscevo a Lothar Matthäus di essere il leader di quella squadra, perché era quello che ti faceva vincere le partite, ma te lo diceva. Cioè, Beppe, io domani faccio gol,
quando le cose a un certo punto nella partita non andavano, Matteo se si abbassava al limite dell'area voleva la palla a tutti i costi, mi diceva ci penso io. Si vociferava che lui avesse una nuova fidanzata, che fosse al nord della Svizzera, quindi che ogni giorno lui prendesse la macchina e andasse a trovare questa fidanzata. Quindi Trapattoni controllava i chilometri, che le chiavi le lasciava giù al direttore Casagrande, quindi controllava i chilometri e vedeva sempre un chilometraggio superiore alla media. Quindi diceva, coinvolgeva me, Zenga, Berg, mi diceva, ma che skill tedesco, tutti i fa 2500 km, 3000 km. Chi è quel cos che va? No. E quindi cosa faceva? Ogni giorno cambiava la macchina. E quindi il trap, quell'agga capì che mi controlli la macchina, diceva il trap. Aveva una forza mentale sportiva in campo, negli allenamenti, che gli faceva passare in secondo piano le marachelle che faceva la sera prima o il giorno dopo, e in campo era sempre il top. Lui era completo, era veloce, un tiro col piede destro veramente eccezionale, anche fisicamente era lui a posto, era una persona, quando una squadra ha bisogno di un giocatore come lui era sempre pronto. Non sono venuto qui all'Inter per giocare per il terzo o quarto posto, no, io sono venuto qua per vincere. Quest'Inter oggi potrebbe cercare di fare una storia, quindi lasciamo gli onori del passato a chi li ha avuti e diciamo che abbiamo delle speranze per certi onori per il futuro nostro. Ebbi la possibilità di stipulare un contratto di 3 anni. Ho detto, io in 3 anni le garantisco che noi vinciamo qualcosa. Per quanto mi riguarda personalmente ci fu una scelta da parte di Trapattoni, doveva scegliere tra me e Collovati e diede fiducia a me in quel momento e io cercai di ricambiarla nel più breve tempo possibile. Mi portò da secondo marcatore a marcatore centrale e fu la consacrazione veramente in quegli anni che ci fu. Trapattoni per me fu il massimo dell'esplosione sia fisica che atletica generale. Trapattoni un maestro da quel punto di vista, a fare gruppo, a esaltare le caratteristiche dei giocatori e sotto l'aspetto della motivazione veramente molto, molto bravo. Trapattoni nel suo modo di gestire la squadra, nel suo modo di parlare, nel suo modo di spiegare, era quello che ti dava la possibilità di dare il massimo, di essere pronto nelle partite, di dirgli sempre sì, perché sapevi che era un allenatore che da te pretendeva, ma sapeva cosa valevi e cosa facevi. Attenzione, rete della Roma! La Roma è passata in vantaggio con Föller. Lui era il mio miglior allenatore, anche una persona veramente eccezionale. Lui ha vinto quasi tutto in sua carriera, non solo una volta, tantissime volte, e quando lui era a Stuttgart, io ero il secondo allenatore, era veramente favoloso con Giovanni.
Trapp è sicuramente a 80 anni probabilmente allenerà ancora, ce l'ha proprio nel sangue, è uno che riesce a capire dove gli allenatori di oggi non arrivano, lui arrivava già 10 anni fa, è stato dentro 3 generazioni di calcio e nessuno ne parla mai. L'Inter è la stupenda, l'hanno definita un giornale a Milano la stupenda e per quest'anno siamo stupendi. L'anno scorso eravamo dei brocchi, quest'anno siamo stupendi. Sicuramente c'era un gruppo solido, un gruppo di leader, gente che era già da anni che comunque era lì all'Inter, tipo i Zenga, i Bergomi, i Baresi, che comunque ci aiutarono tantissimo ad integrarsi nel gruppo. Chi arriva dal settore giovanile e fa la storia del club, secondo me sono dei punti di riferimento importanti. L'ambiente, l'allenatore, il momento che scatta l'entusiasmo. Ogni tanto vado a rivedermi quelle partite perché mi piace rivederle, per vedere quella foga, quella serenità, quella corsa dei giocatori libera di mente, così ti dà proprio l'impressione che tutti riescono a dare il massimo. Io ho visto la qualità della squadra e per quello anche il lavoro insieme con l'allenatore, non solo con Trapattoni, con la squadra vicino Trapattoni, era per me una cosa nuova, ma una cosa interessante. Io voglio imparare tutti i giorni le cose nuove in Italia. Per me, dall'inizio, ero sicuro per me, siamo uno dei favoriti per vincere il campionato italiano. Non ha vinto nessuno, ma noi forse siamo più contenti di loro. Noi dopo aver raggiunto il pareggio chiaramente abbiamo cercato di amministrare, perché a questo punto rischiare inutilmente mi sembra sciocco. Abbiamo sempre 6 punti di vantaggio, per cui siamo riusciti a pareggiare sul campo di una buona Juve, per noi siamo contenti. Era un calcio dove tutti i grandi campioni erano qua. Le squadre avevano i migliori giocatori al mondo. Quindi ogni domenica tu dovevi affrontare i Van Basten, i Gullit, i Careca, i Mancini, i Vialli. Erano tutti qui. Maradona, se devo fare l'elenco di tutti i giocatori che ho marcato io, credo che è difficile trovarne non uno forte. Lui era più forte da tutti, anche a Napoli ha fatto la differenza, un grande giocatore. Tanti si dimenticano di Careca. Careca secondo me, al di là che aveva una squadra che si prestava alle proprie qualità, era un giocatore che a volte diventava immarcabile. Ruud Gullit, lui era fortissimo, anche velocissimo, lui è alto, velocissimo, grande, tecnicamente fortissimo, ma lui è veramente un fenomeno.
Sì, io ho di fronte Van Basten, Gullit, Rijkaard, ho di fronte Donadoni, ho di fronte Maldini, Franco Baresi, Billy e tutti quanti. Però cercavo di capire, loro penseranno la stessa cosa, di là c'ho davanti Walter, come facciamo a fargli gol? Milan era una grande squadra, ma noi abbiamo un cuore grande e con questo cuore abbiamo vinto il scudetto. Arriva il giorno dello scontro diretto. A separare Inter e Napoli ci sono 7 punti di distanza. Una vittoria e per l'Inter sarà scudetto con 4 giornate di anticipo. Il Napoli forse non ha il potere di cambiare il finale, ma ha talento e orgoglio per provare a rovinare la festa. Ragazzi, aspetta! Dai che è finita! Vai Giovanni, vai! Vai Giovanni, vai! È qualcosa che è veramente sempre di irripetibile e sempre più meraviglioso. Cioè un traguardo stupendo, un traguardo che questa squadra ha voluto dal primo giorno e lo merita. Troppo bello, anche questi tifosi meravigliosi, meravigliosi. Siamo in testa dalla prima giornata, dunque abbiamo sempre dimostrato di essere più forti. Non ce la faccio più, ti giuro. Sono troppo contento. Quando ci sono dei ragazzi eccezionali come questo gruppo, ci trasciniamo a vicenda, ci aiutiamo a vicenda, i successi devono venire per forza. Matteo! Per me questo scudetto uguale importante, 3 scudetti con Bayern in Germania. 52 punti in 30 partite. È la mitica e grandissima Inter questa. Complimenti, Walter. Complimenti, veramente. Ciao, bello. Tu te lo meriti. Sono felice e orgoglioso. Felice per i nostri fantastici tifosi, orgoglioso di una squadra che ha vinto, convinto ed entusiasmato. Vincere a 4 partite dalla fine è devastante. Ci divertivamo anche a giocare, quindi abbiamo continuato anche dopo aver vinto lo scudetto, abbiamo continuato a cercare di vincere anche le ultime 4 partite. Non ho mai pensato al record così, però sai, quando vinci ti viene sempre comunque voglia di vincere. E quella è stata un'impresa memorabile, perché comunque scontrarsi contro questo Milan, contro questa Juve, riuscire a stravincere questo campionato, insomma, piccole soddisfazioni ma conquistate sul campo minuto dopo minuto. È una squadra formidabile. Avrei dovuto fare un ciclo quella squadra. Ancora adesso quando ci penso, devo chiudere un po' gli occhi, ci penso, insomma, sono stato fortunato a giocare veramente con grandi campioni. Questo devo dire, ho giocato 21 anni calcio, ma questi 4 anni in Italia, per l'Inter, era più emozionato da tutti gli altri. Un record è un confine, un limite oltre il quale nessuno è più andato. Nella stagione 1988-89 l'Inter si è spinta dove nessun altro è arrivato più. La sua leggenda è fatta di numeri insuperati e di protagonisti probabilmente irripetibili. Per questo l'Inter dei record non è nostalgia, è storia.